Ecco fatto come si presenta completamente smontato. Praticamente questa scheda andava qui, era la scheda con tutti i connettori, però è un lavoro piuttosto noioso. Oltretutto questi commutatori qui sono veramente un problema. Ora proverò a pulirli, proverò con la pulitrice a ultrasuoni, perché onestamente smontare questi commutatori qui Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Questo video di oggi è un attimino anomalo perché si tratta sì di una riparazione. Ripareremo un amplificatore della Pioneer, come al solito dico ripareremo perché lo ripareremo io e voi. Però a parte la mera riparazione vi volevo vedere cosa c'è alla fine dietro una riparazione che all'apparenza può essere anche semplice. Vi dico questo perché come sapete in tanti io ormai sono in pensione, sicché sono fuori dal coro, però si legge specialmente nei gruppi di Facebook la dicitura: devo riparare un apparecchio, cerco tecnico onesto. Ora, qui sembra quasi che i tecnici non siano onesti. Allora, può anche darsi che ci siano dei tecnici che non sono onesti, ma quella è la persona, non è il tecnico che non è onesto, è la persona, cioè la persona che comunque non è onesta. Se lasciate l'orologio da qualche parte, in palestra per esempio, ve lo frega e non lo trovate più. E questo a prescindere che faccia il tecnico, l'idraulico, il meccanico, l'avvocato o quello che è. Se è disonesto e lasciate un orologio di valore in palestra, ve lo frega. E questo potete ringraziare nessuno. Sicché partiamo invece dal presupposto dei tecnici onesti, quelli che pagano le tasse, dei tecnici che il loro lavoro ovviamente va pagato perché c'è dietro una ditta da mantenere, una famiglia da mantenere, del tempo da essere retribuito come qualsiasi persona che lavora. Sicché io vi farò vedere la riparazione di un amplificatore che facciamo conto che io sia il tecnico di turno, mi sia stato portato da un cliente. In realtà l'amplificatore è mio, l'ho preso a un mercatino e lo voglio sistemare. Però all'apparenza è una riparazione che sembra quasi che ci sia una pulizia a potenziometri, qualche falso contatto sui commutatori, insomma, all'apparenza una riparazione diciamo molto semplice. Però vediamo il tempo reale che alla fine un tecnico che lavora con coscienza impiegherà nel riparare il vostro apparecchio, in questo caso ripeto è il mio. Come al solito ovviamente se i miei video vi piacciono iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente e a me fa piacere che vi iscriviate. Mettete un mi piace e alla fine poi commentate il video e continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino. Allora avete acquistato il vostro bel amplificatore che si presenta effettivamente molto bene. Ora ve lo inquadro da vicino. Non ci sono grossi graffi, il mobile è tenuto molto bene, pulito, esteticamente si presenta molto bene, e lo portate diciamo al vostro tecnico di fiducia per dargli una controllata generale. Volete che l'apparecchio venga rimesso a posto. Vi hanno detto che fa qualche fruscio, ma niente di che. A parte quello sembra che l'apparecchio diciamo non abbia niente, sicché lo portate al vostro tecnico che ve lo deve controllare. Anche da sopra è messo bene, non ci sono graffi, sicché l'apparecchio è diciamo in ottimo stato, perlomeno a vedersi. Prima di aprirlo guardiamolo un attimino sul dietro. Anche sul dietro è piuttosto bello, però se andiamo a vedere bene, inquadrando però i terminali d'ingresso, le RCA d'ingresso, si nota che effettivamente sono ossidati. Sicché già per fare un bel lavoro, se il tecnico che l'avete portato gli avete detto che deve fare un bel lavoro perché volete che l'amplificatore torni a posto, questi qui li dovrà smontare e pulire bene perché così sono ossidati. Ora apriamo l'amplificatore. L'avevo già svitato prima che mi venisse in mente di farci un video. Ora l'amplificatore dentro si presenta in condizioni diciamo ben diverse che esteticamente.
sicché se il tecnico ve lo vuole sistemare e deve vedere se ha qualcosa anche qui, diciamo, nel circuito, la prima cosa che deve fare, lo deve pulire assolutamente tutto, e qui ci andrà del tempo perché è veramente polveroso completamente. Ve lo inquadro un attimino più da vicino. Allora, come si può vedere, qui la scena è in questa maniera qui, è sporco, veramente molto sporco, e probabilmente non è che basta il pennellino, andrà soffiato e in alcuni casi andrà anche lavato. Forse qui non c'è sembra che non ci sia dello sporco appiccicato, sicché probabilmente con una bella pulita con il pennellino, che non farò qui ma farò di là, e poi una soffiata col compressore, diciamo, lo rimediamo. Però se fosse appiccicato come alle volte magari qualcuno lo tiene, non dico in cucina ma in posti strani, l'apparecchio sarebbe anche unto e andrebbe pulito con dei detergenti e ci vuole ancora più tempo. Allora, per quanto riguarda i finali, sembra comunque che ci sia già stato lavorato, anche se i finali sono quelli originali, diciamo, sono quelli come dovrebbero essere da schema. Però di solito, e dico di solito, la ditta non impasta tutto così anche lateralmente di pasta termoconduttiva. Comunque i finali sono quelli che dovrebbero essere. Ora io lo accenderei un attimino, facciamo la prova a accenderlo e vediamo cosa ha, se c'ha solo frusci o se alla fine c'ha altre cose. Allora, come prima cosa il tecnico dovrà collegarlo ad un carico fittizio, perché non lo collegherà direttamente ai propri altoparlanti, perché se c'è qualcosa nell'amplificatore, un finale in corto e compagnia cantante, come dico sempre, rischia di bruciarsi le casse, che la prima cosa lo collega al carico fittizio. Una volta collegato al carico fittizio lo collegherà, diciamo, a un oscilloscopio, perché intanto vorrà vedere cosa succede alimentandolo e mettendogli un segnale dentro. A questo punto lo alimenterà tramite la solita lampadina e un variac, se ce l'ha ovviamente. A questo punto lo accende e vede che non ci siano cortocircuiti, insomma che la lampadina se ne rimanga spenta. Avete visto che la lampadina ha fatto un guizzo e ora è rimasto col filamento leggermente arrossato, sicché diciamo cortocircuiti perlomeno non ce n'è. Ora a questo punto gli va iniettato un segnale e va visto all'oscilloscopio quello che viene fuori. Alla fine andranno testati tutti gli ingressi. Comunque all'inizio, come prova preliminare, possiamo usare l'ingresso tuner o CD. Io userò l'ingresso tuner perché mi garba di più, diciamo. Sarebbe la stessa cosa usare l'ingresso del CD. A questo punto sull'oscilloscopio vede le due tracce, prova a alzare e abbassare, diciamo, il volume e vede che magari le tracce siano uguali. Prova a toccare il commutatore e, come vedete, toccando semplicemente il commutatore d'ingresso fa questo lavoro qui. Ora io sto premendo il commutatore del tuner. Ora ho premuto CD, ora premo il tuner e come vedete le tracce sono ballerine, addirittura una è più alta, una è più bassa, sicché sicuramente i commutatori avranno bisogno, diciamo, di pulizia. Poi si può provare i toni. Ora provo, ho messo un segnale a onda quadra e come si può vedere, a parte i commutatori che fanno, diciamo, i bischeri, perché si alza e si abbassa da sé il segnale. Allora, per quanto riguarda il controllo di toni, sto muovendo gli acuti ora e, diciamo, funziona. Ora sto muovendo i bassi e, diciamo, anche qui in qualche maniera funziona, però come vedete un canale dà una risposta diversa dall'altro, sicché l'amplificatore, che doveva essere un affare, già bisogna lavorarci dentro. Vedete, si è mosso da sé, non ho toccato nulla, sono qui vicino alla videocamera. Ora proviamo il discorso del bilanciamento. Ora sposto il bilanciamento ma non succede assolutamente niente, sicché ci sono dei problemi
con il bilanciamento. Allora, ora si vede male, ho girato l'amplificatore dall'altra parte, vedete qui c'è questa specie di ponticello che non credo che sia regolare, poi per carità magari ce l'ha messo la ditta stessa, appurerò questa cosa. Comunque dalla parte opposta c'è il potenziometro del bilanciamento, probabilmente magari il potenziometro del bilanciamento non andava e qua è stato fatto, diciamo, un ponte. Sempre dal dietro si vede male, ma non è che qui va spruzzato un po' di spray sui potenziometri, come diciamo ha affermato il venditore che ha venduto questo apparecchio, perché i potenziometri e tutti i commutatori sono dietro questa piastra qui, sicché va smontato completamente l'apparecchio, cioè va smontato completamente il frontale, e anche queste sono perdite di tempo. Ora vi faccio vedere un'altra cosa dall'altra parte, giro l'amplificatore e vi faccio vedere come si lavora in certi amplificatori. Prima di girarlo vi voglio far vedere, diciamo, una cosa. Allora, qua ci sono i finali. Allora, nella parte dei finali e nella parte di questi transistor qui sotto c'è uno sportellino che ci si lavora, diciamo, agevolmente. Togliendo lo sportellino, svitandolo, vi faccio vedere, ci si lavora abbastanza bene. Probabilmente anche per lavorare qui, questo è il relè delle casse. Se dovessimo sostituirlo probabilmente ci si lavora bene. Quello che non ci si lavorerebbe bene per niente è a lavorare nell'alimentazione, cioè questi due condensatori qui, il ponte di diodi è oltre lo sportellino, sicché se il tecnico dovesse andarlo a cambiare c'ha da smontare tutta questa pappardella qui dell'amplificatore. Ora vi faccio vedere. Ora levo le 4 viti. Tutto questo è per farvi vedere che comunque sia, per fare un buon lavoro il tempo ci vuole. Ecco qua, e ora ve l'avvicino un attimino. Ecco qua, tolto lo sportellino, si lavora abbastanza agevolmente nei finali, che oltretutto poi i finali sono con uno zoccolo, fortunatamente. Si toglie abbastanza bene i due condensatori. Qui c'è il relè, che vedo già qualche saldatura va rifatta, e però il ponte di diodi risulta qua sotto, sicché se uno dovesse cambiare il ponte di diodi deve smontare tutta questa piastra qui. Ora io lo vado a pulire e poi lo smontiamo, lo finiamo di smontare insieme e vediamo il tempo alla fine che si impiega per rimettere in funzione questo amplificatore per i problemi che ha, che non sono gravi, o perlomeno non sembrano gravi, e vediamo se si possono risolvere tutti. L'amplificatore è stato soffiato, è stato pulito col pennellino come vi avevo detto, e fortunatamente non era polvere appiccicata, perché se no sarebbe stato, diciamo, un disastro pulirlo, ci voleva molto più tempo. Diciamo che in linea generale è venuto abbastanza bene, si potrebbe fare ancora di meglio. Tra parentesi, da quando abbiamo preso in mano l'amplificatore per iniziare a testarlo a quando è stato pulito sono già passati 50 minuti. Prima di smontare gli ingressi, che sono ossidati, e pulirli, la prima cosa che va fatta è smontare tutto il frontale, perché bisogna vedere che lavoro si può fare ai commutatori, se si può fare, cosa si può fare, perché se poi venissero fuori dei problemi che non si può procedere è inutile mettersi a smontare, diciamo, e pulire il dietro, pulire gli ingressi, gli RCA d'ingresso. Sicché procediamo con lo smontaggio del frontale. Ecco fatto come si presenta, completamente smontato. Praticamente questa scheda andava qui con tutti i connettori, però è un lavoro piuttosto noioso. Oltretutto questi commutatori qui sono veramente un problema. Per pulire questi commutatori provo con la pulitrice ultrasuoni, perché disassemblarli completamente e
smontarli proprio nel senso fisico, non toglierli dallo stampato, smontarli proprio uno alla volta, non me la sento, perché saranno pieni sicuramente di mollette e poi sono collegati uno con quell'altro. E allora provo con la pulitrice ultrasoni e poi ovviamente con il disossidante apposta da elettronica. Vediamo se si ripristinano i contatti. Ora che i commutatori sono a pulire, parafrasando Frassica che diceva il bravo presentatore, il bravo tecnico, che siccome lo sa che i relè poi dopo tanti anni si sporcano, vi avrà smontato anche il relè per pulire i contatti. Potete vedere, non è che si vede benissimo, ma insomma dalla parte sinistra che il contatto è lucido, dove l'ho appena pulito, e dalla parte destra è bello nero, e in questa maniera vi sistema anche il relè e ve lo rimette a posto. Risaldiamo il relè che è pronto. Ecco fatto. Avevo rimontato in prova la vasettina per vedere se i commutatori andavano, e ora tutti i commutatori vanno, però il fatto, se vi ricordate, non andava al bilanciamento e ci avevano fatto questo ponte qui per far passare segnali. Rimane stereo, non hanno fatto un lavoro proprio tirato via, però il potenziometro del bilanciamento è completamente rotto, è per quello che avevano fatto quel lavoro lì, diciamo, probabilmente per salvare il salvabile. Ora io non so se manca praticamente tutto l'interno del potenziometro, e qui sfumano le velleità di fare un lavoro perfetto, perché questo qui non si trova e andrà rimontato così purtroppo. Comunque proseguiamo e vediamo un attimino se perlomeno comunque funziona, e funziona bene, a parte il bilanciamento. Allora rimontiamo le manopole all'apparecchio e poi lo proviamo. Allora vediamo un attimino, alzando un pochino il volume. Ora metto un'onda quadra, e prima si vedeva che c'era della distorsione, ora diciamo è rimasta tranquilla, funziona solo, ovviamente si muove se muovo il controllo di toni, però prima l'onda, una dei due canali aveva, se vi ricordate, la forma d'onda quadra distorta. Infatti con l'onda quadra si vede subito se ci sono dei problemi a vista. Ho fatto un video apposta, andatelo a vedere. E ora possiamo provare così al volo la potenza che tira fuori. Siamo con l'oscilloscopio a 20 volte picco picco per quadretto. Alziamo, qui inizia ad andare in clipping. Diciamo, prima che vada in clipping sono circa 58 volt, quasi 60, ma ammettiamo che siano 58 volt. Va diviso per 2,82, perché sono volt picco picco, e viene fuori circa 20,56 volt, moltiplicati al quadrato, 20,56 per 20,56 diviso 8 viene fuori una potenza di circa 53 watt, così a spanne, e rientra nelle specifiche dell'amplificatore. Però purtroppo, visto che il potenziometro del bilanciamento si è visto che è praticamente non c'è, è come se non ci fosse, non c'è, diciamo, non funziona il bilanciamento. Tutti gli altri ingressi vanno, i commutatori sono a posto, però abbiamo purtroppo questo problema qui. E ora io direi abbiamo perso tempo, abbiamo cercato di fare il lavoro meglio che sia possibile, ma c'è stato un inconveniente che non dipende ovviamente dal tecnico, e vediamo di trarre le conclusioni su quello che fareste, diciamo, voi se foste il cliente. Ecco, vediamo un attimino di trarre le conclusioni sulla riparazione di questo apparecchio. Sarei contento se commentaste in questo caso qui, cioè, oltre a iscrivervi al canale ovviamente a chi gli piacciono i miei video, in questo caso commentate, proprio perché è importante. Alle volte si dice che i tecnici sono cari, a me personalmente non mi riguarda più, perché io, lo sapete, ormai io sono in pensione,
sicché è una cosa che non mi riguarda più. Questo apparecchio è mio, l'ho preso a un mercatino e ho detto lo prendo e guardiamo cosa succede, ma mettetevi nei panni di essere voi che l'avete portato da un tecnico che lo doveva sistemare. Ripeto, non parliamo di tecnici, perché alle volte si dice i tecnici sono disonesti. Disonesto è chi è disonesto, cioè un disonesto non perché è tecnico è disonesto, può essere idraulico, può essere un avvocato, può essere qualsiasi cosa, no? È la persona che è disonesta, come si diceva prima, e non è il tecnico. Però mettiamo in questo caso qui, voi avete portato l'amplificatore da un tecnico, ora sono le 5:30. Io mi sono messo dietro a questo amplificatore che era a mezzogiorno. Ovviamente leviamo una mezz'oretta che sono andato a mangiare un panino, sicché diciamo volerci bene, mettiamo che ci ho messo 4 ore a fare la riparazione. C'ho ancora da chiuderlo, ma mettiamo che sia chiuso, pronto da riconsegnare al cliente. Come avete visto ci vuole del tempo, solo per diciamo stabilire cosa aveva e cosa non aveva ci è voluto del tempo. Ora mettiamo due opzioni. Allora, abbiamo trovato un potenziometro che probabilmente non si troverà mai, forse lo troverò, lo cerco, però probabilmente non si trova mai. Allora, la prima opzione è che il potenziometro andasse bene, sicché voi avete portato un amplificatore delle condizioni che era, l'avete visto, è stato smontato completamente, ci sono volute 4 ore di lavoro, il potenziometro era a posto, insomma l'apparecchio vi viene reso perfetto, come in questo caso, perché l'amplificatore funziona tutto, a parte il problema del bilanciamento, ma facciamo conto che non ci sia quel problema del bilanciamento, e il tecnico vi rende un apparecchio che vi avete portato con i problemi che avete visto, ve lo rende perfettamente funzionante. Ora, chi dalle nostre parti si diceva chi lavora sottoposto, chi lavora che fa l'operaio alle volte non sa quello che è un tecnico, c'è dietro praticamente il mantenimento del negozio, se c'è il negozio, o del laboratorio, insomma le tasse che c'è da pagare, e vi farà la ricevuta. Ovviamente questo tecnico, si sta parlando di tecnici onesti, ha perso 4 ore, ha lavorato 4 ore per voi, quanto vi deve prendere? Questo lo chiedo specialmente a chi ha una partita IVA, perché ci sono degli idraulici che portano a riparare degli oggetti, dei muratori, ci sono degli elettricisti, insomma dei meccanici, chi vogliamo. Avete portato a riparare un amplificatore, il tecnico ci ha messo il tempo, ha messo 4 ore, quanto vi dovrebbe chiedere? Questo è, diciamo, il primo quesito. Vi rende l'amplificatore perfettamente funzionante, quanto vi deve chiedere? Il secondo quesito è, come in questo caso, ha trovato un problema che non è riparabile, non l'amplificatore funziona, ma ha trovato un problema, diciamo, insormontabile, non si trova il pezzo di ricambio, va riparato al meglio ovviamente l'amplificatore, perché l'amplificatore l'avete portato che non funziona, e ora ve lo deve rendere così, e lui ovviamente è dispiaciuto, è scocciato. A me mi girano, perché l'amplificatore, diciamo, ha avuto questo problema che non posso risolvere, perlomeno in questo momento, però facciamo che lui non lo possa risolvere perché il pezzo non si trova. Vi rende un amplificatore che è funzionante ma non va il bilanciamento, anche lui ha perso sempre 4 ore. Quanto vi dovrebbe chiedere? Vi dovrebbe non chiedere nulla, perché non ha finito completamente il lavoro, vi deve chiedere il tempo che ci ha perso. Sono contento se lo commentate, mi piacerebbe tanto saperlo, e ripeto, io sono fuori dal coro da pensionato, ho fatto tanti anni riparatore, però ora fortunatamente posso, diciamo, fare non da giudice, posso fare la persona che non gliene frega niente, tanto la pensione la prendo lo stesso. Commentate questo video e fatemi sapere quello che ne pensate alle domande che vi ho posto. Spero che il video vi sia piaciuto comunque, anche se non è proprio un video dove vi spiego come fare le riparazioni, vi ho solo fatto vedere cosa c'è alla fine dietro una riparazione che sembra anche semplice.
commentate e noi ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!